Buongiorno, benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi vi faccio vedere come è fatto questo distributore per segnale a 10 MHz. Visto che qualcuno me l'ha chiesto, metto lo schema e ve lo faccio vedere. Vi spiego un pochino, diciamo, a grandi linee come è fatto e facciamo anche un paio di prove con l'oscilloscopio e il generatore di segnali. Questo distributore per i 10 MHz che alimenta, diciamo, gli oscillatori locali dei miei strumenti, traendo il segnale da un ricevitore GPS per 10 MHz, ne ho fatti diversi. Come vedete in video, questo è uno di quelli, ma ne ho fatti altri. Comunque, questa è la scheda, è montata anche sull'oscillatore a rubidium, è in SMD e niente, vi faccio vedere come è fatta. Continuate con il video e vedrete le cose. Buongiorno e benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi vi faccio vedere questo divisore, questo distributore per i 10 MHz che, diciamo, è montato sia nell'oscillatore a rubidium, sia fece diversi stampati quando mi serviva di questo distributore, sia nei ricevitori, diciamo, da satellite per GPS sui 10 MHz che mi alimentano, diciamo, tutti gli strumenti, non alimentati ovviamente come tensione di rete, ma praticamente il segnale a 10 MHz prende il posto dell'oscillatore locale dello strumento stesso, in maniera tale che è più preciso, molto più preciso. Chi volesse approfondire un attimino a cosa serve il distributore, l'ho spiegato nel video nel primo video della costruzione dell'oscillatore a rubidium, è spiegato, diciamo, abbastanza bene. Comunque, semplicemente un distributore così serve per, come lo dice la parola stessa, per distribuire i segnali, in questo caso a 10 MHz. Entra un segnale qui, che ora ci ho messo questo cavettino qui così provvisoriamente, ma ci va un BNC, e praticamente abbiamo 9 uscite, sempre della stessa ampiezza. Ne possiamo montare diversi moduli in parallelo per avere più uscite. Nel distributore che uso per il laboratorio ci sono 9, 18 e 18, quanto fa? 36. 36 uscite praticamente, che mi possono servire sia per poi provare strumenti e, come ripeto, più che altro per fare sì che gli strumenti che uso in laboratorio siano più precisi. Per fare questo, anni fa feci questo stampato qua, che è in SMD. Lo feci in SMD perché all'epoca gli integrati, praticamente, che sono degli operazionali che teoricamente arrivano fino a 100 MHz di banda passante, non si trovavano più in formato, diciamo, grande, normale, e sicché li trovai in formato SMD e li ho fatti in quella maniera lì. Ci fa anche la rima. Ora vi faccio vedere un attimino com'è questo, visto, diciamo, al microscopio, com'è, diciamo, l'integrato, com'è un paio di componenti, e poi passerei a spiegarvi lo schema elettrico e dopo eventualmente si fa un paio di prove per vedere con diciamo un'ampiezza in ingresso che l'ampiezza sulle varie uscite rimane costante. Andiamo a inquadrare un attimino il microscopio. Qui c'è il microscopio, sotto al microscopio c'è la basetta e ora vi faccio vedere un attimino come si vede. Questo è il cuore del divisore, praticamente è un operazionale, è un LM17, è un LM7171, abbiate pazienza, mi sono confuso, e praticamente è quello che fa, diciamo, tutta la funzione di amplificazione
del segnale, in maniera che ogni segnale che arriva viene distribuito e diviso in tre, e l'amplificazione praticamente rimane costante. Diciamo che un segnale che esce, un segnale che entra, scusate, più o meno è un segnale che esce, sicché in maniera non c'è guadagno con le resistenze calcolate, non c'è guadagno e rimane praticamente lo stesso segnale in ingresso, in maniera che non ci sono differenze dal segnale che esce o dall'oscillatore a rubidium o dal sempre ricevitore da satellite che in 10 MHz praticamente. Mi sono confuso un attimino, guardavo in giro, comunque ecco, diciamo ho il circuito, ora si vede male perché ovviamente è nero, e lo stampato è nero, lo feci nero, non si sa perché poi, e qui si sta vedendo il dietro del BNC, la saldatura del BNC, e tutti, diciamo, i componenti, che sono abbastanza piccolini. Qualche anno fa ci vedevo ancora meglio, l'ho saldato senza né l'ausilio del microscopio e senza occhiali, perché fino, diciamo, a 5-6 anni fa ci vedevo ancora perfettamente anche da vicino. Ora io passerei un attimino a farvi vedere lo schema elettrico dell'apparecchio, in maniera che possiamo un attimino valutare, diciamo, la cosa. Allora, prima di tutto vi faccio vedere così, questo, diciamo, è l'integrato. Il vantaggio di questo integrato, di questo operazionale qui, è che si può alimentare con un'alimentazione singola anche, sì, che torna bene, perché, diciamo, lo alimento con il 15 volt e come vedete qui, in questo punto qui, la banda passante arriva fino a 200 MHz e non è poco, tanto noi lavoriamo sui 10 MHz, sicché abbiamo praticamente un'ampia finestra e non abbiamo nessuna attenuazione. È praticamente un operazionale normale, tra virgolette. L'unica differenza è che praticamente arriva a frequenze molto più elevate, per esempio, di un operazionale audio. Tutto lì. Ora vi faccio vedere un attimino lo schema. Allora, lo schema è questo qua. Questo è lo schema elettrico. Ora, queste parti qui che vedete sono tre parti praticamente identiche, sicché ora ingrandisco e ve ne faccio vedere una sola praticamente, che eccola qua. Allora, vediamo un attimino. Questo è l'ingresso, che poi va anche, diciamo, agli altri operazionali. Qui va a questo e qua va a quest'altro, sicché vi faccio vedere solo questa sezione qui. Subito all'ingresso c'è una resistenza da 50 ohm, in realtà è 51 ohm, per praticamente il carico del segnale in ingresso, perché se per esempio l'uscita dell'oscillatore a rubidium ha bisogno di essere terminata su 50 ohm, perché se va a uno strumento al posto dell'oscillatore locale, lì ci troviamo di solito i 50 ohm, sicché lo terminiamo qui con 50 ohm, in maniera che, diciamo, c'ha il suo carico tranquillo e diciamo, l'oscillatore che entra qui dentro, il segnale a 10 MHz che entra qui dentro, lavora bene. Poi semplicemente tramite questo condensatore qui da 100.000 picofarad e tramite questa resistenza entra nell'integrato. Il numero 6 è l'uscita dell'integrato, vediamo se riesco a ingrandirla ancora un pochino, eccola qua, qua si vede meglio. Dal 6 si esce e si va tramite questo condensatore, queste tre resistenze, si va alle tre uscite, in maniera che il segnale è, diciamo, sufficiente per tre uscite,
però è abbastanza disaccoppiato, non si danno assolutamente noia uno con gli altri le uscite, sicché si può attaccare 3 strumenti qui per sostituire, diciamo, l'oscillatore locale dello strumento stesso senza che ci sia interferenza fra uno e l'altro. Questi qui sono semplicemente un filtro sull'alimentazione, questa serie di condensatori e di resistenze. Questo qui praticamente stabilisce un punto sull'ingresso non invertente dell'integrato, gli fornisce una tensione tra virgolette, diciamo, di riferimento, e il segnale che entra qui dentro poi viene amplificato dall'integrato. Questa resistenza qua da 2K praticamente regola il guadagno. Con una resistenza da 2K praticamente e con questo partitore ovviamente il guadagno rimane unitario, sicché più o meno unitario. Diciamo che sicché se qui entrano 100 mV, qui avremo all'uscita qua giù 100 mV lo stesso. Se ovviamente 100 mV sono pochi, ma di solito mettiamo un oscillatore a un'uscita di 500-600 mV, entrano qua e qua più o meno ci ritroveremo i 5 o 600 mV. Ovviamente ci può essere una piccola differenza che assolutamente non influisce, anzi c'è un leggerissimo guadagno, ma veramente di poco. Se questa resistenza la aumentiamo, aumenta anche il guadagno. È possibile sostituire, come ho fatto in un modello che ora non si vede qui perché ovviamente è montato dentro un altro distributore che è un laboratorio. Se sostituiamo questa resistenza qui con un trimmer, magari invece che da 2K da 4,7K, potremo avere, diciamo, regolare il guadagno che ci interessa a noi in base all'ingresso del segnale, sicché se noi vogliamo che magari qui entrano 500 mV e qui ce ne vogliamo, che ne so, 800, regoleremo il trimmer, regoleremo in maniera da andare a leggere sull'uscita, diciamo, gli 800 mV. Niente, sì, che come vedete lo schema è semplice, oltretutto fra virgolette non è farina, diciamo, completa del mio sacco, perché è uno schema che girando questo schema qui, dico, si trova in rete anche. Io ci ho fatto qualche modifica, ma insomma di base questo schema si trova in rete su alcuni siti americani di persone che insomma l'hanno usato prima di me e che ovviamente ne sanno molto più di me. Io quello che ho fatto semplicemente l'ho adattato ai miei scopi e ho fatto in maniera che ci fossero anche più uscite. Di solito gli schemi che si trovano sono magari per uscire da rubidium, invece che con uscita sola portarla a 3, che diciamo questo schema qui si trova anche in rete con i valori più o meno dei componenti che ho usato io, e semplicemente, ripeto, io ho fatto il circuito stampato, ho rifatto lo schema per avere invece che 3 uscite per averne 9. È tutto lì. Ora io passerei a un'altra cosa, rinquadro un attimino il niente, perché praticamente... Allora, ora io praticamente farei un'altra cosa, attaccherei l'uscita di questo generatore dell'HP, come vedete qui escono i 10 MHz praticamente, questo è il BNC che è l'uscita che andrà al divisore, al distributore, chiamiamolo come vogliamo. Ora noi gli stiamo mandando dentro circa 300 mV e facciamo il test e lo proviamo e vediamo come reagisce. Ecco, alimenteremo il distributore con 15 volt e proseguiamo con la prova.
Ecco, il distributore è questo. Ora allargo un attimino la camera. Allora, qui l'abbiamo alimentato con i 15 volt. Questo è il BNC di ingresso, lo collegheremo all'uscita del generatore e colleghiamo una qualsiasi uscita del distributore, lo colleghiamo a un oscilloscopio che ora vi faccio vedere sul monitor direttamente. Ecco qua si vede, diciamo, l'oscilloscopio non inquadrato, ma praticamente tramite l'uscita di rete l'ho collegato al computer, così si vede meglio. E qui vediamo che praticamente noi gli abbiamo buttato un segnale di circa 300,251 mV e sta uscendo un segnale di 390 mV circa, sicché c'è un leggero guadagno. La forma d'onda è regolare, non ci sono distorsioni. Ora io nel frattempo provo a scambiare un attimino il BNC su un'altra uscita e si vedrà che non... Ecco, ora l'ho staccato, lo collego su un'altra uscita e più o meno, diciamo, i valori sono quelli e il segnale, diciamo, è quello. Ora farei una cosa, già che ci siamo, si potrebbe vedere anche cosa succede, diciamo, allo spettro. Un attimino che sistemo l'oscilloscopio. Vediamo un attimino, ecco, diciamo qua è praticamente la fondamentale, questi sono i 10 MHz e se andiamo a vedere non ci sono delle armoniche alte, praticamente sono tutte molto basse, siamo tutte sotto i meno 48 dB, sicché praticamente è anche un distributore fatto bene, nel senso, non perché l'ho fatto io, ma è anche fatto bene perché non amplifica troppo e non genera, diciamo, delle spurie, delle armoniche, sicché per l'uso che non distorge la forma d'onda, insomma va molto bene. Io metterò lo schema eventualmente, per chi lo volesse, metterò lo schema sul video, metterò in maniera che possiate vedere e possiate, diciamo, farlo se lo volete fare. L'integrato si trova ancora e volendo è sostituibile l'integrato con altri integrati se non si trovasse più, perché ripeto l'ho fatto da un po' di tempo. Un altro qualsiasi, diciamo, integrato operazionale che abbia una banda passante, anche quello intorno a 100 MHz, anche se noi lavoriamo sui 200 MHz, cioè anche se noi lavoriamo sui 10 MHz, è bene che la banda passante sia molto più ampia, perché prima di tutto perché poi alla fine gli integrati costano uguale, poi semplicemente perché così andiamo, diciamo, molto bene con non ci sono attenuazioni e roba del genere, perché se andiamo a prendere, noi ci servono 10 MHz, andiamo a prendere un operazionale che lavora magari fino a 20, poi succede che è difficoltoso tirarci fuori 10 MHz puliti, perché dobbiamo lavorare troppo sull'amplificazione e poi viene fuori un segnale non bello, sicché ce n'è tanti, uno dai datasheet si fa un po' di ricerca. Se non dovesse trovare questi integrati, perché sono, ripeto, l'LM7171 è un po' vecchiotto, però si trovano sempre, se non lo dovesse trovare può prendere un qualsiasi altro operazionale con l'alimentazione sempre singola,
che arrivi intorno a 200 MHz e sicché fa tutto il procedimento. Io ora vi farei vedere un attimino una cosa, vi farei vedere che nonostante il circuito sia molto ben funzionante, se io aumento la frequenza un attimino solo, ecco, ora noi siamo diciamo a 10 MHz, lasciamo stare che è saltellina qui, però 10 MHz. Sicché se io, e vedete che diciamo l'uscita è questo, circa 390 mV. Lo leggiamo qua. Se io lo porto, mettiamo a 15 MHz, vedrete che cala. Rimane sempre diciamo un'uscita pulita, rimane praticamente, in questo caso sono 289 mV, sicché rimane quasi come il segnale d'ingresso, che si era detto era 300 mV, però già a una volta e mezzo il valore che ci serve a noi è un attimino calato. Questo ne consegue che se usiamo degli integrati con una banda passante inferiore si rischia poi che a 10 MHz facciano comunque fatica a fare le nostre funzioni e a fare tutte diciamo le nostre uscite. Ora ovviamente lo rimetto a 10 MHz, ovviamente il fatto che a 15 MHz abbia un'attenuazione non ce ne frega diciamo più di tanto in questo caso, perché noi dobbiamo usare questo apparecchio, questo distributore su uno strumento, praticamente su un generatore, ripeto, a rubidium o GPS da satellite, sempre che eroga i 10 MHz, ma non è che poi ne eroga 11 o ne eroga 12 o 10 e mezzo, ne eroga 10 MHz veramente precisi, e sicché a noi che a 15 MHz poi ci sia un calo della banda passante, diciamo non ce ne frega niente, assolutamente non fa testo. Niente, io metto lo schema, se a qualcuno diciamo gli è servito o gli serve diciamo un distributore, qua c'è, diciamo, metterò lo schema. E niente, se questo video vi è piaciuto, al solito mettete un mi piace, iscrivetevi al canale chi non l'avesse fatto, e noi ci vediamo diciamo al prossimo video. A chi me lo chiede come sta procedendo diciamo la costruzione del secondo oscillatore a rubidium, perché come vi avevo detto uno lo avevo già e quello lì non avevo voglia poi di rimontarlo, e sta andando piano piano, e io mano a mano che vado avanti con gli step vi metterò il video, ci saranno penso ancora un paio di video, e l'ultimo video si farà delle prove, si proverà con un frequenzimetro e compagnia cantante, come dico sempre io. Insomma vi risaluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.